Immaginate un capitano di una nave che affronta una tempesta furiosa. Le onde si infrangono contro il ponte. Il vento ulula intorno alla cabina di comando. La nave beccheggia e rolla, minacciando di capovolgersi. Il capitano non può controllare la tempesta. Eppure, il capitano deve guidare la nave in salvo. Questa è la realtà del mondo imprenditoriale di oggi. Forze imprevedibili si abbattono sulle imprese da ogni parte. Volatilità economica, rapidi progressi tecnologici, incertezza geopolitica. Queste sono le tempeste che minacciano di affondare anche le imprese più solide. L'incertezza non è intrinsecamente negativa, è nell'ignoto che si celano le opportunità. Accettando l'incertezza come un dato di fatto, le imprese possono sbloccare il loro potenziale di adattabilità, innovazione e crescita. Ciò richiede un cambiamento di mentalità. I modelli di business tradizionali spesso si basano sulla previsione del futuro e sul controllo dei risultati. Nel panorama in rapido cambiamento di oggi, questo approccio non è più sufficiente. Invece di cercare di eliminare l'incertezza, le imprese devono imparare ad abbracciarla. Ciò significa sviluppare l'agilità necessaria per adattarsi a sfide impreviste e la lungimiranza per anticipare le tendenze future. Nelle sezioni seguenti esploreremo i principi chiave e le strategie che le imprese possono adottare per affrontare l'incertezza ed emergere più forti dall'altra parte. L'acronimo VUCA, volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, è diventato un termine onnipresente negli ambienti aziendali. Descrive le caratteristiche distintive del moderno ambiente imprenditoriale. La volatilità si riferisce al ritmo rapido e imprevedibile del cambiamento. L'incertezza riflette la difficoltà nel prevedere i risultati futuri. La complessità deriva dai mutamenti nei mercati globali e delle tecnologie. L'ambiguità descrive la mancanza di chiarezza che circonda gli eventi e il loro potenziale impatto. Queste condizioni VUCA presentano sfide significative per le imprese. I modelli di pianificazione tradizionali fanno fatica ad affrontare il cambiamento costante. Il processo decisionale diventa più complesso, la valutazione del rischio diventa più difficile. Nonostante queste sfide, il mondo VUCA presenta anche opportunità uniche. Le aziende che riescono ad adattarsi alla volatilità possono ottenere un vantaggio competitivo. Abbracciando l'incertezza, possono sbloccare nuove strade per l'innovazione e la crescita. Prendiamo l'esempio di una startup tecnologica. In un mercato stabile, la startup potrebbe concentrarsi su miglioramenti incrementali ai prodotti esistenti. Tuttavia, in un mercato volatile, la startup potrebbe essere più disposta ad assumersi rischi e a sperimentare nuove idee. Questa volontà di abbracciare l'incertezza può portare a innovazioni rivoluzionarie. La startup potrebbe sviluppare un nuovo prodotto o servizio che sconvolge il mercato e crea nuova domanda. Adattandosi all'ambiente VUCA, la startup trasforma la volatilità da minaccia a vantaggio. Nell'intricato tessuto che solo chi fa business può comprendere a fondo, anche piccoli eventi possono avere conseguenze di vasta portata. Questa è l'essenza della teoria del caos, un concetto notoriamente illustrato dall'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali in Brasile. Settimane dopo, si forma un uragano nell'Atlantico. Sebbene apparentemente non correlati, questi eventi sono collegati da una complessa catena di causa ed effetto. Certo, questo può rappresentare il paradosso, tuttavia piccoli cambiamenti nelle condizioni iniziali possono portare a esiti molto diversi. Nel mondo degli affari, un evento apparentemente insignificante può innescare una cascata di conseguenze che rimodellano interi settori. Si pensi all'ascesa dell'e-commerce. Quello che è iniziato come un mercato di nicchia per appassionati di tecnologia ha trasformato il panorama della vendita al dettaglio, rivoluzionato le catene di approvvigionamento e rimodellato il comportamento dei consumatori su scala globale. Per navigare nelle correnti imprevedibili del mondo degli affari,
I leader hanno bisogno di strumenti che forniscano chiarezza e guida. Nell'economia odierna basata sui dati, quello strumento è l'analisi dei dati. Sfruttando il potere dei dati, le aziende possono ottenere preziose informazioni su sistemi complessi e prendere decisioni più consapevoli e basate su solidi presupposti. Immaginate un capitano che guida una nave attraverso uno stretto canale. Il capitano si affida a mappe, sonar e GPS per evitare pericoli e rimanere in rotta. Allo stesso modo, le aziende possono utilizzare l'analisi dei dati per mappare il panorama competitivo, identificare i potenziali rischi e tracciare una rotta per il successo. Analizzando i dati dei clienti, ad esempio, le aziende possono identificare le tendenze emergenti, personalizzare le campagne di marketing e adattare prodotti e servizi per soddisfare esigenze specifiche. Monitorando gli indicatori economici, possono anticipare i cambiamenti del mercato e adattare di conseguenza le proprie strategie. Immaginate un funambolo che attraversa con grazia un filo teso. Ad ogni passo la corda oscilla sotto i loro piedi. Il vento soffia, minacciando di farli perdere l'equilibrio. Eppure, il funambolo rimane in equilibrio, apportando costantemente delle modifiche per mantenere l'equilibrio. Questa delicata danza tra controllo e flessibilità rispecchia la sfida che devono affrontare le aziende che operano in un ambiente VUCA. Da un lato, le aziende hanno bisogno di un forte senso di direzione e di controllo sulle proprie operazioni. Hanno bisogno di obiettivi chiari, processi ben definiti e sistemi affidabili. Dall'altro lato, le aziende devono essere sufficientemente flessibili per adattarsi a eventi imprevisti e cogliere le opportunità emergenti. Devono essere in grado di cambiare rapidamente direzione, adattare le proprie strategie e riallocare le risorse secondo necessità. Agilità in azione. Caso di studio sulla resilienza. La pandemia globale ha fornito un chiaro esempio dell'importanza di bilanciare controllo e flessibilità. Le aziende che avevano investito in metodologie agili e catene di approvvigionamento resilienti sono state più attrezzate per resistere alla tempesta. Si consideri il caso di un'azienda manifatturiera globale. Prima della pandemia, l'azienda aveva ottimizzato la propria catena di approvvigionamento in termini di efficienza, affidandosi a un numero limitato di fornitori per ridurre i costi. Tuttavia, quando i lockdown e le restrizioni di viaggio hanno interrotto il commercio globale, l'azienda si è trovata ad affrontare una grave carenza di componenti critici. In risposta, l'azienda ha rapidamente cambiato strategia. Ha sfruttato la sua rete globale per identificare fornitori alternativi e ha incrementato la produzione negli altri suoi stabilimenti. Ha inoltre collaborato a stretto contatto con i propri clienti per adeguare i tempi di consegna e gestire le aspettative. Questa agilità e resilienza hanno permesso all'azienda di mitigare l'impatto della pandemia ed emergere più forte dall'altra parte. Aveva imparato l'importanza di bilanciare l'efficienza con la flessibilità e di integrare la ridondanza nelle proprie operazioni. Identificare le variabili critiche. Il potere della lungimiranza. Se prendiamo coscienza della imprevedibilità come elemento che esiste nel mondo degli affari, la conoscenza è potere, ma non una conoscenza qualsiasi. Si tratta di identificare le variabili specifiche che contano di più, quelle che possono determinare il vostro successo o il vostro fallimento. Queste sono le leve che, se azionate correttamente, possono indirizzare la vostra azienda verso una maggiore redditività e resilienza. Pensate a un arciere esperto che mira a un bersaglio lontano. Non mirano semplicemente al centro. Tengono conto della velocità del vento, della distanza, persino delle sottili variazioni del proprio respiro. Allo stesso modo, le aziende di successo devono sviluppare un acuto senso di lungimiranza, identificando le variabili critiche che influenzano il loro settore e le loro specifiche operazioni. Ciò comporta una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato, delle forze competitive e delle tendenze emergenti. Richiede analisi dei dati, ricerche di mercato
e un monitoraggio costante del panorama competitivo. Ma richiede anche qualcosa di più, l'intuizione. Un sesto senso che consente ai leader di anticipare i cambiamenti del mercato prima che diventino evidenti. Padroneggiare il rischio. Trasformare l'incertezza in vantaggio calcolato. Incertezza e rischio sono compagni inseparabili nel mondo degli affari. Ma mentre l'incertezza è una condizione intrinseca, il rischio può essere gestito, mitigato e persino sfruttato a vantaggio strategico. Proprio come un investitore esperto diversifica il proprio portafoglio per distribuire il rischio, le aziende intelligenti impiegano una serie di strategie per affrontare l'incertezza. Una di queste strategie è la pianificazione di scenari. Immaginando una serie di potenziali scenari futuri, dal migliore al peggiore, le aziende possono prepararsi a una gamma più ampia di eventualità. Ciò comporta l'identificazione dei potenziali rischi e opportunità associati a ciascun scenario e lo sviluppo di piani di emergenza per affrontarli. Un altro aspetto chiave della gestione del rischio è l'integrazione della resilienza nel modello di business. Ciò comporta la diversificazione delle catene di approvvigionamento, lo sviluppo di sistemi di backup e la creazione di una cultura dell'adattabilità all'interno dell'organizzazione. Anticipando le potenziali interruzioni, le aziende possono ridurne al minimo l'impatto e riprendersi più rapidamente. La mente adattiva. Prosperare di fronte al cambiamento. La capacità di adattamento non è semplicemente una caratteristica auspicabile nel mondo degli affari di oggi, è una questione di sopravvivenza. Proprio come un camaleonte cambia colore per mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente circostante, le aziende devono essere in grado di cambiare e adattarsi al panorama in continua evoluzione che le circonda. Ciò richiede ben più della semplice flessibilità operativa, richiede un profondo cambiamento di mentalità. I leader che prosperano in questo ambiente non sono quelli che si aggrappano allo status quo o resistono ai venti del cambiamento. Sono quelli che abbracciano l'incertezza come un'opportunità di crescita e innovazione. Hanno capito che l'unica costante è il cambiamento stesso e vedono ogni nuova sfida come un'occasione per imparare, evolversi ed emergere più forti. Questa mentalità adattiva non è qualcosa con cui si nasce semplicemente. È un'abilità che può essere coltivata e affinata nel tempo. Richiede la volontà di mettere in discussione le ipotesi, di mettere in discussione convinzioni di lunga data e di essere aperti a nuove idee e approcci. Dalla difficoltà al successo. Il potere della prospettiva. Il cammino verso il successo è raramente lineare. È spesso caratterizzato da deviazioni inaspettate, ostacoli imprevisti e occasionali battute d'arresto. Ma è in questi momenti di avversità che la mente adattiva brilla veramente. Perché non è la battuta d'arresto in sé a definirci, ma il modo in cui scegliamo di reagire. Prendiamo la storia di un manager esperto che si trova ad affrontare un significativo taglio di bilancio all'interno del proprio reparto. Mentre altri potrebbero vederla come una sconfitta devastante, questo manager ha scelto di vederla come un'opportunità di innovazione e snellimento. Hanno riunito il loro team, facendo brainstorming di modi creativi per fare di più con meno. Hanno identificato processi obsoleti che erano maturi per l'automazione, esplorato alternative economicamente vantaggiose ai metodi tradizionali e dato al loro team la possibilità di contribuire con le proprie idee di miglioramento. Il risultato? Non solo il reparto ha superato il taglio di bilancio, ma è emerso come una forza più snella, più efficiente e più innovativa all'interno dell'azienda. Tracciare una rotta attraverso l'incertezza. Abbiamo viaggiato attraverso le acque turbolente del mondo VUCA, esplorando le forze che guidano l'incertezza e le strategie che consentono alle aziende non solo di sopravvivere, ma di prosperare in questo ambiente dinamico. Abbiamo visto come abbracciare la volatilità può innescare l'innovazione, come l'analisi dei dati può illuminare il percorso da seguire
e come un equilibrio tra controllo e flessibilità consente alle aziende di muoversi sul filo del rasoio del cambiamento. Proprio come un abile capitano si affida alla sua conoscenza del mare, della sua nave e del suo equipaggio per navigare in una tempesta, i leader aziendali devono coltivare una profonda conoscenza delle forze che modellano il loro settore, dei punti di forza e di debolezza della loro organizzazione e delle capacità del loro team. Devono abbracciare i dati come bussola, la lungimiranza come guida e l'adattabilità come compagna costante. Il viaggio attraverso l'incertezza non è per i deboli di cuore. Richiede coraggio, resilienza e una fede incrollabile nel potere dell'ingegno umano di superare qualsiasi sfida. Ma per coloro che osano abbracciare l'ignoto, le ricompense sono incommensurabili, perché è navigando nei mari in tempesta che scopriamo la nostra vera forza, la nostra capacità di innovazione e la nostra capacità di tracciare una rotta non solo per la sopravvivenza, ma per un successo duraturo.